Buongiorno ragazzi, oggi voglio mostrarvi il mio ultimo acquisto proprio recente di retrocomputer. Ovviamente l'acquisto è recente, ma i computer sono rigorosamente vintage. Mi sono incontrato con un venditore che voleva vendere per motivi di spazio parte della sua collezione. Erano tutti computer che io non avevo e quindi insomma la situazione è stata abbastanza favorevole. Ci siamo incontrati più o meno a metà strada a Desenzano del Garda. Tra l'altro Desenzano del Garda, bellissimi posti, consigliatissimi da visitare. Sono andato giù con Leo con il camioncino e ho acquistato un po' tutti questi computer che adesso vi faccio vedere uno per uno. Non li accendiamo, al momento li guardiamo soltanto messi sulla scrivania, anche perché poi vorrei realizzare di volta in volta diversi video, quindi per ogni computer un video, far vedere bene le foto, far vedere come funziona e anche fare una pagina sul sito internet con tutte le caratteristiche. Cominciamo da questo che mi sembra più comodo da prendere. Questo è un sistema di videoscrittura dell'Olivetti. Di più ancora non so perché lo devo ancora provare. Proseguiamo l'apertura delle scatole col Philips NMS 8280. Questo pesa. Oltre al computer abbiamo dei manuali, dei dischetti, insomma qualche piccolo accessorio. Mi diceva che questo computer veniva utilizzato come titolatrice video. Di questo computer non me ne intendo tanto, però si vede che c'ha un ingresso e un'uscita video, per cui in effetti può essere utilizzato proprio per sovrapporre delle scritte o altre cose che eventualmente potevano essere fatte tramite questo computer. Bene, lo rimetto nella scatola così proseguiamo. Vediamo cosa ci abbiamo qua. Qui è proprio il modem US Robotics. Il venditore me l'ha regalato nell'acquisto del lotto, è stato molto gentile. Ne avevo già uno simile, però non era il 33.6, forse era il modello successivo. Oltre al modem abbiamo un po' di cavetti, alimentatore, dischetti, i classici accessori che ci sono con tutti i modem. Qua ho il mio bel elenco dei computer che ho comprato e mano a mano li andiamo a spuntare, quindi Philips. Fino adesso solo quello. Tutto il resto faceva parte degli omaggi. Bene, andiamo a vedere questi qua. Questo è uno ZX Spectrum, quello da 48K, e rotto. Oltretutto ha anche la parte metallica del chassis che è un po' completamente rovinata. È completo del suo alimentatore, a cui però manca il connettore. Non funziona, questo già si sapeva che non funzionava. Lo andiamo a depennare. Questo cosa sarà mai? ZX Spectrum più 2 128K. Questo qua è in buono stato, ma non si sa se è funzionante perché lo devo provare io. Manuale dello Spectrum, qua è proprio all'insegna dello Spectrum. Altro alimentatore, però direi piuttosto triste, alimentatore modificato, non so neanche se fidarmi tanto, probabilmente utilizzerò qualche altro alimentatore per provare questi Spectrum. Questo invece, altro ZX Spectrum da 48K, questo è in ottime condizioni estetiche, l'unica cosa è che ci sarà la membrana della tastiera da sostituire, il venditore l'ha provato, l'ha acceso, funziona ma non scrive nulla.
Vediamo cosa c'è qua dentro. Oh. Sempre ZX Spectrum, però più. Questo è in ottimo stato, dovrebbe essere funzionante, eccetto anche nel suo caso per la membrana della tastiera che è da sostituire. Proseguendo con gli Spectrum, avevamo un'altra scatola che era rimasta nel camioncino. Joystick. Espansione 16 KB di RAM, altro alimentatore di dubbia funzionalità che andremo a testare, cavetti, anche questo è un bel pezzo forte per me, ZX81, andiamo a depennarlo. Rimettiamo a posto gli Spectrum, che così vediamo gli altri computer che ho acquistato. Qui ci sono un po' di accessori. Un alimentatore dello Spectrum che era rimasto fuori dal lotto di prima, qualche dischetto e OS2 DOS, sistema operativo dell'IBM. Rigorosamente originale. Vediamo che cosa c'è qua dentro. Ta-da! Commodore Amiga 600. Questo in effetti lo cercavo da un po' e mi ha fatto proprio piacere poterlo acquistare in questo lotto. Questo Amiga 600 ha anche la custodia rigida per la tastiera, una compact flash da 16 MB, joystick e quest'altro joystick molto bello, ce ne avevo già un altro e in effetti Topstar è proprio, cioè si gioca bene. Non che io sia un grande giocatore, però quando ci sono le cose belle fa sempre piacere averle. Qualche manuale. Alimentatore switching originale. Mouse per Amiga, originale Commodore. Cosa esce anche da questa scatola, a parte questa prolunga gentilmente offerta dal venditore? Olivetti Prodest PC 128. E anche questo lo andiamo a depennare dalla lista. Stiamo arrivando abbastanza alla fine della lista, Ancora un po' di pazienza. All'interno del lotto c'erano anche degli omaggi, tra cui questi altri due computer. Questo è un PC portatile Pentium, quindi si vede che è discretamente recente. E questo è un Macintosh PowerBook 100. Qui c'è la scatola di una stampante, ma all'interno non c'è una stampante. Andiamo a vedere cosa c'è. Partiamo con dei dischettini che sinceramente non so manco cosa siano. Però mi ha detto che funzionano, poi li proverò e quando saprò che cosa saranno poi vi farò sapere. Qua comincerete già a capire che cos'è. Tastiera. Cavo, un bel mouse con un simbolino facilmente riconoscibile, un cavo SCSI, porca, quanto pesa, cioè pesantissimo, Macintosh Plus, lui è espanso a 4 MB e queste comunque sono le sim originali da 1 MB. E infine abbiamo il lettore per quei dischetti che abbiamo visto prima. Depenniamo anche questo qua dall'elenco. Ne mancano solo due, Ne mancano due, sono tutti e due pezzi forti per me.
Penultimo articolo del lotto che ho acquistato, anche questo pezzo abbastanza forte. Texas Instruments. Questo è un lotto abbastanza completo, peraltro. E già qua capite che tipo di computer è. Molto ben accessoriato, ha davvero tante interfacce. Questa peraltro è un'interfaccia di sintesi vocale che sarebbe molto interessante poi provare. Opla. Joystick, giochi. Giochi. Ecco, l'alimentatore è formato americano, quindi poi dovremo trovare anche il modo di alimentarlo a 220 volt e non a 110 in alternata. Altri giochi. Ed ecco qua. Questo proprio in confezione originale, tenuta anche bene. Altri cavi e un altro alimentatore. Sempre a 110 volt in alternata. È davvero un lotto completo, anche il dataset, oltre a tutte queste cartucce. Sempre con alimentatore a 110 volt in alternata. Spuntiamo anche il Texas Instruments dalla lista dei computer e ne manca soltanto uno. Dopo tutta questa fatica siamo arrivati all'ultimo scatolone del lotto. C'è scritto Dell, ma ovviamente non c'è dentro un Dell. Che cosa ci sarà mai? Vediamo se indovinate. Beh, c'è già scritto, non vale, non vale. La suspense è finita subito. Appena aperta la tastiera già è finita la suspense. Mouse originale. Manuali. Anche qua è finita la suspense perché c'è proprio scritto il modello. E vediamo di tirare fuori questo pesantissimo computer dalla scatola. Oh, ma quanto cavolo c'è? Amiga 2000, testato, funzionante, in buono stato, anzi direi in perfetto stato. Lo depenniamo dalla lista. Ultimo, basta, finito. Allora ragazzi, io spero che anche questo video vi sia piaciuto, anche se era un po' diverso dal solito. Abbiamo aperto un lotto di computer che poi andremo a mostrare nei vari video che farò piano piano. Se il video vi è piaciuto mettete un like che mi fa sicuramente piacere. Per essere avvisati quando pubblicherò gli altri video relativi a questi retrocomputer, ma anche agli altri video che normalmente faccio, quindi recensioni di hardware, di computer, di elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Mi raccomando, controllate che anche la campanella delle notifiche sia attivata, altrimenti non vi verrà notificato alcun video che io realizzerò. Ci vediamo presto, un saluto da Amedeo Valoroso!